bentornati sul mio canale e vi volevo intanto ringraziare per un sacco di commenti, retweet, cioè c'è stato il boom sui miei capelli e ne sono strafelice perché ho davvero pensato ho fatto una cazzata, ho fatto sul serio una cazzata e invece no, mi sento benissimo, sono tornata un pochino come ero all'epoca, devo dire, cioè tutte queste cose non è che le ho comprate adesso, ce le avevo già, ma semplicemente non le mettevo, le lasciavo lì per non so quando e finalmente questo giorno è arrivato. Oggi devo fare delle piccole commissioni come andare a comprare questo cavolo di letto nuovo e girare ad Harajuku a fare giusto 2 compere, visto che oggi sono libera, che in realtà avevo lavoro, ma causa tifone di nuovo hanno cancellato tutto e vi faccio vedere com'è il tempo. Causa tifone. Dov'è il tifone adesso? Mannaggia, per una volta che mi hanno cancellato il lavoro ho detto bene, così non rischio la vita. Il tifone non è arrivato, è andato molto più in là verso la Cina e quindi ho perso semplicemente il lavoro. Anche se vivo qua io non sono un master di giapponese, anche perché prima di entrare in agenzia sono riuscita a fare solo il livello intermedio e quindi con i kanji sono molto scarsina, ma ho comprato una bellissima cosa che mi aiuterà a aumentare, diciamo, a studiare semplicemente. Ok, ora che l'ho aperto posso. E indovinate di chi sono i disegni della Ayazawa. Unico motivo per cui in realtà ho comprato il libro. Ma in realtà la cosa più interessante è che è un libro che parla di moda, cioè come sono nate diverse mode. E questo in realtà è men's, io spero tanto in una versione woman, però comunque è davvero interessante perché ci sono un sacco di stili, anche quelli nati in Giappone come poteva essere Visual Kei, che hanno un sacco di storie, ecco, che vengono tutte raccontate qui dentro con una marea di kanji. Però è una cosa molto interessante, quindi è un ottimo esercizio per ritornare a studiare kanji. E che cosa studio vi chiederete? Io tengo ancora questo che è stato il mio primissimissimo dizionario elettronico di giapponese, tuttora lo uso ed è davvero comoda, anche se adesso si usano un sacco di applicazioni tipo Google Translate, beh oddio, quella è forse la peggiore, però e tante altre cose. Ecco, io sono un pochino vecchio stile, quindi mi porto ancora il dizionario elettronico. Quindi adesso mi preparo, ieri c'erano 17 gradi, oggi ce ne sono 30, quindi non ho idea di cosa mettermi, ma farò qualcosa. Ciao! Io ringrazio in parte il cielo che oggi fa caldissimo perché ieri ci stava un freddo della Madonna e per fortuna avevo questa camicetta perché sennò crepavo con i maglioni, io già mi ero preparata. Vabbè, oggi mi metto un maglioncino perché comunque ieri faceva freddo. Ragazzi, sudando mi puzzano le ascelle quasi, cioè mi sono messo una marea di deodorante. Siamo praticamente dietro al 109 dove c'è anche questo Modi, che è un altro centro commerciale che vi consiglio tantissimo. Io ho fatto la pubblicità, una specie di promoter quando è stato aperto per Sugoi Japan, che era un vecchio progetto per votare il miglior anime manga in Giappone. Madonna. E dentro ci sono vestiti, c'è Onitsuka Tiger, che non sono io, ma c'è Onitsuka Tiger, di cui io ormai dovrei comprarmi delle scarpe perché cioè mi chiamo Tiger, non le ho mai comprate, cioè non ho neanche idea neanche di come fosse fatto il negozio. Io ho lavorato alla Tower Records come cosplayer ufficiale per promuovere FLCL con le soundtrack dei The Pillows. Andatevi a vedere il video che qua ha i suggerimenti. Non tutti sanno che io 4 anni fa ho fatto la doppiatrice per un gioco di smartphone chiamato Shanago Collection e ho fatto la voce di Alfa Romeo Giulietta, ovvero praticamente la macchina che si trasforma in umana, e parlo praticamente in italiano. Buongiorno master, sono Alfa Romeo Giulietta, al tuo servizio. Oggi siamo qua a vedere le esibizioni di Ilya, che è un illustratore russo che a me piace un sacco e non vedo l'ora di vedere la sua mostra.
Oddio, è bellissimo. Perché lui disegna così bene. Il mio manager l'ha anche incontrato, cioè che avevo chiesto al mio manager di andare a prendere il suo artbook perché io non volevo e mi segue su Instagram, quindi ho pensato che fosse carino vedere la sua mostra ed è fantastica. Un giorno spero di collaborarci insieme. Abbiamo un problema di vita qua. Inglese gli ho lasciato una medica con un mio bruttissimo disegno che dovrei essere io, cioè guardate la differenza, sembra uno scarabocchio brutto. E mentre era da Harajuku vediamo il nostro bellissimo patatino che guida la macchina. Non stiamo scherzando, c'è davvero, cioè lui in realtà dorme qua sotto. Adesso si è tolto, gli ho detto vai dietro e non si guida, ci sono. Oddio patatino bello. Oddio ragazzi, si sta la collaborazione con Eureka 7. Voglio piangere. Oddio è bellissima, quanto sei bella. Io sono più fan per Anemone che per Eureka, però sono belle tutte e due. Andiamo! Ma quella è Roma! Ma quella è Roma! Oddio! Ok, ho appena scoperto che Cantando al karaoke, il nuovo film delle Love Live, sarà ambientato in Italia. Ok, certo, ovvio, ok, magari facessero un tour in Italia ragazzi. ritorno giù, non sai, ritorno 14 anni a vita. Da delle ragazze che stavano lì a fare il free hugs, che carine, che patate che erano. Due mi sembravano straniere, asiatiche, invece due erano giapponesi, infatti era stracolpita di si capisce molto da come abbracciano. I giapponesi sono ancora un pochino rigidi, mentre gli stranieri ti abbracciano proprio con quella fortezza che oh mio Dio, lasciamo andare. Molto carina. La mia giornata è finita, adesso torno a casa, mio Dio, senza uccidermi nel frattempo perché oggi ho messo le zeppe, quindi sono cioè scappo ogni 2x2, fa un caldo della Madonna e niente, questa era un altro giorno libero così a caso pieno col sole.